grazie a tutti per essere qui a questa prima puntata degli Olivetti Design Talks. Li abbiamo realizzati come archivio, come associazione Archivio Storico Olivetti, insieme con Olivetti, insieme con Fondazione Adriano Olivetti e insieme al Politecnico di Torino. Due parole su chi non mi dovesse conoscere: sono il presidente dell'Associazione Archivio Storico Olivetti e in Olivetti sono direttore comunicazione e relazioni esterne. Allora, perché ci è venuta questa idea insieme a Pierpaolo, a cui poi lascerò la parola, di fare questo percorso? L'esperienza di Olivetti ha segnato la storia industriale nel mondo, nel design, nella cultura, nella formazione, nel welfare, quindi dobbiamo necessariamente portarli avanti verso il futuro. Dobbiamo attualizzare questi valori, come diciamo spesso. Io spesso parlo di comunità e di community. La comunità olivettiana di Ivrea oggi la dobbiamo trattare, la dobbiamo rinarrare con modalità diverse, quindi spesso le modalità diverse sono anche gli strumenti nuovi che questa situazione che viviamo da un anno ci permettono però di creare. Siamo intorno a un tavolo, persone mediamente da tante città diverse in giro per l'Italia. Se avessimo dovuto farlo in modalità fisica probabilmente saremmo stati di meno e non saremmo riusciti a costruire questo lungo percorso. Quindi abbiamo costruito, questa è la prima di 13 tappe, quindi questa lunga narrazione andrà avanti più o meno fino alla metà, fino alla fine di luglio, e con 13 tappe fondamentali. Lascio magari a te, Pier, due parole sui dettagli delle prossime, di come l'abbiamo strutturata, prima poi di passare alla serata e alle domande che riguardano la sessione di oggi, che è titolata dalla fabbrica alla Digital Pharma. Sì, grazie Gaetano e buonasera a tutti. Allora, intanto, come è già stato detto, oggi è il primo appuntamento di un ciclo di incontri che hanno ovviamente come tema la società Olivetti. Quindi lo sguardo, direi, non sarà rivolto al passato, anzi, lo dimostriamo proprio questa sera, che abbiamo invitato 4 istituzioni che giocano un ruolo fondamentale sul territorio, quindi temi tutti molto contemporanei, quindi il Comune di Ivrea, la società Olivetti, Confindustria Canavese e il Politecnico di Torino. Allora, ci interessa guardare soprattutto tra le pieghe, diciamo, della storia dell'Olivetti per mettere a fuoco anche alcuni aspetti, a nostro avviso, non ancora studiati e conosciuti. Quindi torneremo su questo aspetto poi tra poco. Il filo conduttore sarà principalmente la parola design, cioè il progetto. Ecco, gli studenti che sono collegati sanno perfettamente che l'etimologia di questa parola evoca un'idea di futuro, quindi più precisamente possiamo dire che allude all'azione del gettare in avanti, il famoso proicere. Ecco, dicevamo, sono 13 talks, quindi saranno 2 giovedì praticamente, 2 giovedì al mese. Abbiamo contato più di 50 ospiti, esperti di design, studiosi, provenienti da varie discipline, figure di rilievo nel mondo della comunicazione, del design. Penso ad esempio a Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus. Poi abbiamo tutto il mondo anche dell'associazionismo del design, in particolare Luciano Galimberti, presidente di ADI, ma anche Srinivasan, che è presidente della World Design Organization. Poi abbiamo anche storici dell'architettura come Carlo Olmo, che faranno un po' il punto proprio sulla, direi principalmente sull'urbanistica e sulla città dell'uomo. Ecco, prendo prestito questo libro qua che forse avete visto, ed era il catalogo della mostra Costruire la città dell'uomo, una mostra del 2001 in occasione che si è aperta a Ivrea, in occasione del centenario proprio della nascita di Adriano Olivetti. Quindi siamo a 120 anni dalla nascita di Adriano Olivetti. Ebbene, magari condivido lo schermo così vediamo anche scusate, così dicevo, vediamo anche il calendario. Questo è il rettore, che dopo ve lo farò ascoltare. Allora, questo è il calendario, condivido, lo vedete immagino. Quindi come vedete ci sono una serie di titoli, quindi questi appuntamenti hanno un titolo dietro al quale però possiamo leggere tra le righe altre vicende che intersecano la storia Olivetti. Penso ad esempio, guardiamo l'appuntamento di giovedì 17 giugno, Casa Blu Olivetti a Ivrea, dove il design incontra l'innovazione. Ebbene, Casa Blu è il headquarter di Olivetti, è quello che una volta si chiamava Centro Studi Esperienza, questa architettura
straordinaria progettata da Edoardo Vittoria, però sarà anche l'occasione non solo per parlare dell'architettura, ma per parlare anche, per esempio, dell'Interaction Design Institute, questa scuola, direi, quasi mitica, fondata nel 2001 e chiusa nel 2005, e lo faremo con Jean-Christophe Zoes e Stefano Mirti, che sono stati anche due ricercatori e professori proprio di questa scuola. Poi parleremo, ad esempio, guardo l'evento di giovedì 11 marzo, quindi il prossimo, parleremo della macchina per scrivere lettera 22, la macchina perfetta. Ecco, lo faremo con Carlo Torchio, che ho visto collegato. Carlo Torchio è un restauratore, un collezionista, insomma, conosce molto molto bene la macchina, tutte le macchine per scrivere, in particolare quelle Olivetti, però in particolare la lettera 22. Tra l'altro mi preme dire che lettera 22 è stata un'invenzione di Franco Fortini. Questa sarà l'occasione non soltanto per parlare di Nizzoli, di Beccio e del prodotto, ma per parlare anche, per esempio, del carattere tipografico. Quindi il carattere tipografico, per esempio, Picca, oppure Eletto, che era, come dire, impresso sul martelletto porta caratteri. Altri temi, a mio avviso, super contemporanei sono per esempio questi del giovedì 29 aprile, in realtà un po' tutti, però il giovedì 29 aprile l'innovazione nel calcolo, ELEA 9003 e Programma 101. Cercheremo di fare luce proprio su quel periodo, che è un periodo particolarmente difficile per la società Olivetti, in particolare quando, come sapete, forse nel 1964 viene venduta la divisione elettronica agli americani della General Electric. Ebbene, ci sono una serie di archivi, in particolare alcune pubblicazioni, non so se vedete questa pubblicazione che ho davanti a me, che appunto sono i verbali delle riunioni e documenti di lavoro Mediobanca e il salvataggio Olivetti. Quindi ci sono una serie di archivi, una serie di giacimenti che ci permettono di comprendere meglio quella vicenda. Questo è solo per come dire, spiegarvi che dietro ogni titolo in realtà ci sono molte vicende. Parleremo poi, direi soprattutto, iniziamo oggi, magari posso mettere forse di nuovo una slide, che è la slide dell'appuntamento di oggi, scusate, vedete credo la slide, ecco, dalla fabbrica alla digital farm è proprio il tema di oggi. Come sapete, la società Olivetti è stata fondata nel 1908 e ha attraversato tutto il secolo breve, come dice appunto lo storico inglese Eric Hobsbawm. Quindi, sezionando alcuni decenni di questo secolo breve, quasi come se fosse uno scavo archeologico, potremmo riconoscere alcuni cambiamenti tecnologici, per esempio il passaggio dalla meccanica all'elettronica, il passaggio dalle tecnologie analogiche alle tecnologie digitali, dalle macchine per scrivere ai sistemi informatici, dai computer mainframe al computer desktop, quindi il computer mainframe per esempio l'ELEA 9003 e il desktop è la programma 101, la programma 101, poi dall'informatica ai servizi di telecomunicazione, dai registratori di cassa, e qui arriviamo ai giorni nostri quasi, alla smart factory, quindi alla digital farm, all'IoT, quindi all'Internet of Things, sono tutti termini che controlliamo soprattutto, possiamo dire, nei contesti, quali quello del Politecnico, nei contesti di Olivetti, di Telecom Italia, e poi i temi dei big data. Ecco, questo è un po', come dire, la cornice intorno al quale ci muoveremo questa sera. Vedete, i relatori sono Roberto Tundo, amministratore delegato di Olivetti, Patrizia Paglia, presidente di Confindustria Canavese, Stefano Sertoli, sindaco di Ivrea, e Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino. Purtroppo devo dire che Guido Saracco, rettore, ha avuto un impegno improvviso a Roma, quindi stamattina è stato così bravo da registrare un breve saluto e tra poco lo condivideremo. Ti lascio la parola, Gaetano. Perfetto, allora io comincerei con un giro di domande, comincerei con Roberto. Faccio un primo giro di domande, la stessa domanda a tutti. Quindi, qual è l'eredità di Olivetti per te? Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito a questo appuntamento, il primo appuntamento di una serie come abbiamo visto prima. Cos'è l'eredità e cosa rappresenta per me l'eredità di Olivetti? Beh, devo dire che essendo arrivato poi
nel ruolo di amministratore delegato di Olivetti, non da tantissimo, sono circa poco più di 5 mesi. L'eredità di Olivetti è un'eredità molto importante ed è motivo di orgoglio da una parte, ma anche di costante attenzione al fatto che si stia portando avanti questa eredità con la stessa attenzione, cura e interesse a tutto quello che poi ruota attorno a quello che Olivetti ha sempre considerato come valori istante per istante. E devo dire che non è una cosa banale affatto, anzi, sono una serie di valori che sono ancora attuali oggi, sono molto attuali oggi e forse potrei dire ancor più che nel passato. Chi mi ha preceduto nell'introduzione ha segnato un po' di elementi importanti che hanno caratterizzato l'evoluzione di Olivetti, in primis dall'analogico al digitale, da quello che era il sistema di scrittura o la tecnologia al servizio della scrittura, a quello che poi ha rappresentato l'evoluzione digitale, cioè come da informazione che veniva riportata su fogli di carta in realtà sono diventate delle informazioni che man mano hanno aperto la via per far comprendere quello che era il valore dei dati, il valore dell'informazione e cosa sarebbe potuta diventare. Quello che viviamo oggi e che giorno dopo giorno cerco di portare avanti col massimo impegno da parte mia e, come ho detto più volte, sentendo anche il dovere morale di portare quei valori, contestualizzandoli a quello che oggi è Olivetti e quello che ancora di più, lo vedremo un po' più avanti durante l'incontro, rappresenta Olivetti, e come sia davvero stupefacente che esattamente gli stessi valori che Olivetti ha vissuto e ha interpretato sin dalla sua creazione, in realtà siano stati portati fino ad oggi mantenendo assolutamente intatta l'integrità complessiva e il valore che questo voleva dire e vuol dire ancora per la comunità, quindi un senso di comunità che fra l'altro si è evoluto. Oggi si parlerebbe di stakeholders aziendali a vario titolo, ma comunque rappresentano la comunità dell'azienda. Quello che voleva dire per una concreta applicazione del disegno, del design, a quello che era non soltanto il disegno dell'oggetto, ne parleremo anche più avanti di questo, ma come il design entrasse già allora nel definire quello che era il modello dell'azienda, non soltanto del disegno in quanto tale, perché rispetto al design si portavano e si continueranno a portare ancora, e lo vedremo anche direi con maggiore enfasi, elementi vitali di quelli che oggi sono chiamati come responsabilità sociale dell'azienda o sviluppo sostenibile dell'azienda. Quindi quello che mi porto dietro, in sintesi, è un grandissimo onore che rappresenta il valore che Olivetti ha costruito fino ad oggi e quello che ancora di più Olivetti può fare e costruire per sé, per l'azienda, per le persone che vi lavorano, per la comunità che rispetto ad Olivetti rappresenta un concetto fondamentale. Lo era prima e lo era ancora di più oggi, ma a maggior ragione inserita all'interno di un gruppo importante e dalle grandi ambizioni che è il gruppo TIM. Grazie Roberto. Aggiungo un pensiero a quello che hai detto, parlando di valori. Per chi non avesse visto il nostro video istituzionale, che potete trovare sul canale YouTube di Olivetti, vi invito a vederlo perché è un progetto valoriale che nasce da qualcosa che avevamo in archivio di 20-30 anni fa e l'abbiamo riattualizzato ad oggi, quindi è proprio la messa in pratica di questo che abbiamo sentito fino a poco fa. Patrizia, passo a te la parola e ti faccio la stessa domanda. Tu che rappresenti
no, le 250-280 aziende del territorio canavese col tuo ruolo di presidente di Confindustria. Grazie Gaetano, grazie molto per l'invito a essere qui alla prima puntata del Design Talk. Per me e per il mondo industriale che rappresento è sicuramente un privilegio. È un privilegio perché 70 anni fa, anche 75 anni fa, quando fu fondata la Confindustria canavese, l'azienda Olivetti fu tra le prime aziende fondatrici, quindi per noi il valore, la legacy, l'eredità di Olivetti è tuttora viva in quello che facciamo ogni giorno. Io posso dirti come rappresentante del gruppo di aziende, sono forse adesso quasi più di 300, perché ultimamente l'idea così dell'associazionismo è tornata in voga, quindi abbiamo per fortuna molte aziende che si sono unite a noi. Che cosa ha rappresentato Olivetti? Sicuramente per le nostre aziende, per tante aziende, soprattutto per quelle di punta in questo momento nel canavese, ha rappresentato l'importanza di puntare costantemente sull'eccellenza tecnologica, il fatto di credere fortemente nell'importanza dell'innovazione e di aderire in modo spontaneo ma con convinzione ai concetti di qualità che sicuramente negli anni 60, negli anni 70 successivi non erano così banali. Le aziende del nostro territorio non erano così aperte in generale a questi concetti. Invece il fatto di poter lavorare, piccole aziende, medie aziende del nostro territorio, il fatto di poter lavorare per l'Olivetti era un'occasione, un modo di poter lavorare in un modo diverso, di potersi collocare in un contesto di internazionalità. Infatti io devo dirti che parecchie aziende canavesane che hanno lavorato per Olivetti poi non hanno avuto nessun tipo di difficoltà, anzi hanno avuto una forte propensione a conquistare mercati esteri, avere collaboratori che parlassero le lingue, che potessero cercare e credere in nuovi mercati. Quindi una eredità dell'azienda Olivetti molto di prodotto, molto di tecnologie, molto di innovazione dal punto di vista manifatturiero, ma crediamo da oggi in poi che sia forte questo concetto che arriva di digital farm, perché quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, quello di cui le aziende manifatturiere hanno bisogno è di una transizione digitale. Ce lo dicono i nostri governanti, ce lo dice la comunità europea, ma la transizione digitale è sicuramente uno scatto in avanti, un gradino che tutte le aziende manifatturiere e le aziende di servizi anche devono compiere. E poi una cosa senz'altro, l'ha già detto Roberto, che mi piace e la vedo viva nelle nostre aziende, nelle nostre associate, è ancora questa visione antropocentrica della fabbrica. Olivetti amava pensare che una persona che lavorasse bene era, oltre che un bravo lavoratore soddisfatto, anche un cittadino migliore. Le sue fabbriche così sempre in contatto continuo con l'ambiente circostante, non chiuse, tutto quello che c'è in via Ierbis rappresenta questa osmosi tra il mondo della fabbrica e l'ambiente circostante, dimostrano l'importanza di avere un lavoro che renda la persona soddisfatta. E questo è un concetto che magari qualche anno fa era strano, no? Perché ci sono state sicuramente negli anni '80 dei momenti di lotte sindacali che opponevano fortemente la parte datoriale alla parte dei lavoratori. Io credo che adesso questa dicotomia si sia un pochino affievolita e ci sia da parte anche datoriale, da parte degli imprenditori, davvero un ritorno alla volontà forte che i collaboratori, le persone siano felici di lavorare nel contesto aziendale, che possano avere degli spazi, che possano avere dei luoghi di incontro. Adesso purtroppo tutto quello che sta succedendo con la pandemia cambia anche la modalità di lavoro e determinati contesti lavorativi stanno cambiando, però sempre si guarda all'interesse della persona, al modo di lavorare delle persone che possono essere sicuramente arricchite dal contesto lavorativo, dalle sfide, dalle opportunità, dalle performance che a loro vengono richieste. Quindi mi è piaciuto quello che ha detto il professor Peruccio, no? Questo concetto di progetto, di gettare in avanti. Ecco, sicuramente anche nel mondo dell'impresa quello che ci piace è pensare a una proiezione in avanti dei nostri prodotti, dei nostri mercati. E sicuramente tanti degli insegnamenti di Olivetti, sia sul prodotto che sulla
visione delle persone che lavorano nell'azienda ci aiutano a entrare in quest'ottica, per seguire questa visione. Grazie mille. Hai parlato di cittadini e quindi passo la parola a Stefano che come sindaco governa il territorio e Ivrea. Qual è l'eredità di Olivetti per te, Stefano? Grazie Gaetano, buonasera a tutti. Permettetemi prima veramente un sincero grazie per l'invito, ma soprattutto per aver voluto organizzare questa serie di appuntamenti, perché questo credo che già dimostri che cos'è Olivetti. Il voler parlarne, il voler ricreare questo filo conduttore e il voler analizzare questo trait d'union da oltre un secolo ad oggi e vedere tutta l'evoluzione dimostra quanto è stato, è e sarà Olivetti. Che cos'è l'eredità Olivetti? Allora, io sono a Ivrea ormai da 30 anni, arrivo da Milano e devo dire che ogni sasso di Ivrea del territorio trasuda, anche se il termine forse non è molto elegante, dello spirito olivettiano. Di che cosa ha lasciato Olivetti? Ne abbiamo forte dimostrazione da un punto di vista dell'architettura, quindi da un punto di vista materiale, e non per niente grazie all'architettura olivettiana siamo diventati sito patrimoniale UNESCO, e direi che questo già ci dice molto. E poi andiamo sullo che cos'è l'eredità olivettiana da un punto di vista immateriale, cioè quello del pensiero olivettiano. Mi piace raccontare un piccolo aneddoto in occasione di una bellissima mostra organizzata a Ivrea qualche anno fa di un artista siciliano che, partendo da delle fotografie, realizzava delle opere utilizzando le penne a sfera. Ebbene, era impressionante vedere le persone, i visitatori di questa mostra, che si fermavano davanti a queste opere che rappresentavano gli edifici olivettiani. Quindi andiamo da Palazzo Uffici alla Casa Blu a Mattoni Rossi, persone che si commuovevano. Sicuramente per la bellezza dell'opera, ma soprattutto per i ricordi e per che cosa rappresentavano loro questi edifici e gli anni vissuti e in che modi sono stati passati. Perfettamente d'accordo con quanto detto dagli amici Roberto e Patrizia, che l'uomo al centro, lo spirito olivettiano. Adriano che amava tornare verso l'edificio, vedere le luci accese e che avrebbe voluto tornare e ringraziare uno per uno coloro che stavano lavorando al suo fianco, che dette così ci possono sembrare delle banalità. Io ogni tanto mi chiedo, dico, ma cosa ci vuole? È sacrosanto, l'ha appena detto bene Patrizia, avere un collaboratore, una persona che fa parte della tua squadra e che è felice di lavorare con te, che ha questo senso di appartenenza, di far parte della squadra, dovrebbe essere l'ABC per un imprenditore. Ebbene, per tanti anni forse questo non è stato più fatto, perché forse c'era la corsa al profitto, c'erano altre logiche. Oggi ci stiamo tornando e credo che questo sia assolutamente fondamentale, sia l'obiettivo da perseguire. Io credo che il compito sia assolutamente quello, seguendo la trasformazione, arrivando al Digital Farm, noi dobbiamo essere così bravi da saper cogliere tutta l'eccellenza che c'è stata negli anni passati e trasformarla, attualizzarla, cambiando i file e poter proseguire per il futuro dei nostri ragazzi. Grazie mille. Hai chiuso con il concetto di ragazzi e di trasformazione, quindi la formazione è un altro elemento che è alla base di questo sviluppo e di questa evoluzione digitale. Lascio la parola a te, Pier, così condividiamo anche il pensiero di Guido Saracco. Certamente, eccomi. Come vi dicevo, il professor Saracco mi ha mandato questo video, ecco. Buongiorno, anzi buonasera a tutti. Questa sera alle 6 sarò sul treno per Roma, capita raramente ma ho un impegno urgente, per cui vi mando un saluto per queste Olivetti Design Talks dal Politecnico di Torino.
Intanto per dirvi che per noi Olivetti vuol dire tantissimo. Il nostro piano strategico è stato in qualche modo disegnato su quello che era la visione di Adriano Olivetti, che peraltro era un ingegnere chimico come il sottoscritto. Una visione di una crescita della società a cui la conoscenza, in particolare il Politecnico, l'università in generale, che è ai tempi della conoscenza e della sua traduzione nella formazione, nella tecnologia che sviluppa, diventa fondamentale per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, come voleva Adriano Olivetti, e quindi contro quello che in realtà è capitato nella società con questa crescita delle disuguaglianze sociali. Ricordiamo perfettamente il pensiero del movimento comunitario di Adriano Olivetti, cioè il fatto che un'azienda doveva porsi come obiettivo la crescita della società che era intorno ad essa. È un po' quello che occorre fare adesso. Occorre promuovere questo tipo di strategia. Purtroppo la strategia la propose Olivetti in un periodo che era troppo anticipato rispetto a quanto oggi invece è ineluttabile questo percorso. Per fare questo i nostri tecnologi, i nostri ingegneri, come fece lui, devono dotarsi di strumenti per comprendere meglio le dinamiche dello sviluppo della società, l'economia, la sociologia, l'etica, in modo anche la filosofia, per saper ragionare, saper pensare, come dicono gli inglesi, fuori, out of the box, fuori dalla scatola. E questo lo stiamo facendo cambiando il modo in cui formiamo gli ingegneri, attraverso dei corsi nuovi in cui i ragazzi sono seguiti, li chiamiamo grandi sfide, i ragazzi sono seguiti in un lavoro in team interdisciplinare di diversi studenti, da un tecnologo e da un umanista. Abbiamo addirittura arruolato degli umanisti al Politecnico, degli esperti di etica, di filosofia, di sociologia, di storia delle tecnologie, in modo tale da far sì che questi gruppi di lavoro che cercano di dare soluzioni a grandi sfide dell'umanità, la mobilità sostenibile, la transizione energetica, i cambiamenti climatici, la salute, possono avere questi due punti di vista che li stimolino a pensare out of the box, diciamo prima. Ebbene, questa, chiamiamola legacy olivettiana nella formazione, potrebbe anche avere a Ivrea, nel Canavese, un atterraggio. Stiamo pensando sia nell'ambito della transizione digitale, sia nell'ambito del behavioral design, che è un progettare qualcosa perché influisca sui comportamenti delle persone che usano quel prodotto, di realizzare dei pacchetti formativi, anche magari di come dire, realizzare della ricerca presso Ivrea. Stiamo anche cercando di capire se sia possibile lavorare sulla professionalizzazione di tecnici per le piccole e medie imprese, che certamente rappresentano una forza del Canavese. Io penso che sia ormai arrivato il tempo delle scelte, che siamo addirittura d'arrivo per capire esattamente quale sarà il ruolo del Politecnico a Ivrea nel Canavese, anche con realizzazioni che saranno presenti nella vostra città. Ma una cosa è certa, noi ci saremo per tanti motivi, per fare un'università di impatto che vogliamo essere, ma anche in memoria di Adriano Olivetti. Grazie e buon lavoro. Eccoci, proseguiamo con un secondo giro di domande. Stefano, comincio da te questa volta. Hai citato UNESCO. Come il Comune di Ivrea sta valorizzando questo, con qualche esempio, questo percorso? Ne faccio giusto io due di attività che abbiamo fatto insieme. La prima era il Festival dell'Architettura, no? Che ci ha visti coinvolti con l'inaugurazione con Casa Blu illuminata con il tricolore, e con il recentissimo accordo che abbiamo sottoscritto per la fruizione da parte dei cittadini di Ivrea della collezione di opere d'arte Olivetti. Ci dai qualche spunto, un tuo punto di vista? Ma allora, innanzitutto un saluto, seppur a distanza, e un grazie
al rettore perché, come dire, ci ha dato delle notizie e delle prospettive di grandissimo interesse e quindi non possiamo che esserne tutti orgogliosi e lo ringrazio. Allora, l'UNESCO, come sappiamo, ha dichiarato patrimonio mondiale il sito Ivrea, città industriale del XX secolo. Un riconoscimento che ci ha dato immediatamente questa nuova visibilità, ci ha permesso di ripercorrere in vari momenti la storia di Olivetti, che ci impegna come comune, ma soprattutto come soggetto referente del sito, nella cura, nella tutela e nella valorizzazione di tutti i valori che il sito contiene, materiali e immateriali. Per quanto riguarda i valori immateriali, come sappiamo, noi abbiamo una difficoltà che è quella del fatto che il 98% sono proprietà private. E questo non è semplice da gestire perché bisogna cercare di mettere tutti il più possibile intorno a un tavolo. Questo è un lavoro che insieme a te, Gaetano, e non solo a te, stiamo già facendo con Patrizia, tutti quanti, e abbiamo già portato a casa dei risultati importanti, ma è un lavoro che deve continuare. E quindi ci stiamo muovendo su più fronti. Dobbiamo innanzitutto prioritariamente occuparci del monitoraggio che riguarda la riorganizzazione e la conservazione degli edifici, il loro riutilizzo, secondo i dettami UNESCO, nel mantenimento di criteri di integrità e autenticità. Per quanto riguarda gli esempi che hai portato, recentemente abbiamo avuto il Festival dell'Architettura, che ha sicuramente portato un risultato molto importante, ha dato grande fermento in città, banalmente sia con le passeggiate, sia con tutti i convegni organizzati, o addirittura con l'apertura al pubblico di alcune case private, case di architettura olivettiana, hanno veramente creato questo legame, questo filo conduttore che ha dato, come dire, forza a questa curiosità, questa voglia di capire, di riscoprire e di attualizzare quelli che sono i valori olivettiani. Mentre per quanto riguarda invece la mostra delle opere di proprietà olivettiana presso il museo, grazie soprattutto all'archivio storico, anche questo è un passo molto importante che dopo anni finalmente riusciamo a mettere in piedi grazie alla collaborazione esistente fra di voi, e credo che sia un'altra grande prospettiva per il nostro territorio, proprio nel senso della continuità, e non voglio dire riscoperta perché è sbagliato dire riscoperta del mondo olivettiano, perché non è un mondo da riscoprire, è un mondo che è sempre stato alla luce, ma banalmente se arrivano da tutto il mondo a chiederci che cos'è l'architettura olivettiana, che cos'è il pensiero olivettiano, lo posso dire perché oramai è di pubblico dominio. Se un signore che sta cercando di portare una gigafactory in questo territorio ha chiesto di fare una passeggiata ivrea, che abbiamo fatto, seppure in forma quasi clandestina, perché era un po' di giorni fa, e ha voluto visitare i luoghi olivettiani e ha voluto essere, come dire, reso edotto su quelli che erano i valori del pensiero olivettiano, e ci ha detto che il suo progetto deve essere assolutamente sulle tracce di quello che era il pensiero olivettiano, quindi sia nel rispetto dell'ambiente, sia nel rispetto soprattutto dei valori e dell'uomo al centro della fabbrica. Se una persona come lui ci chiede questo, vorrà ben dire qualcosa. Grazie, concordo. Pier, lascio a te la prossima domanda. Beh, intanto grazie Stefano, una bellissima testimonianza anche questa. Allora, una domanda invece a Patrizia. Quali sono, in realtà alcune le hai già tratteggiate, le azioni di Confindustria Canavese sul territorio, però proiettiamoci in un'epoca post-Covid. Quindi immaginiamoci di rilanciare l'innovazione, rendere competitive le aziende anche nei mercati internazionali. Quindi quali possono essere le azioni concrete? Ecco. Ma guarda Pierpaolo, io avevo già messo tra i temi fondamentali del mio programma di presidenza, mio e del mio consiglio, i temi della sostenibilità e dell'economia circolare, con l'idea che fossero obiettivamente dei temi da anticipare per un mondo del futuro.
Adesso devo dirti che la pandemia ha accelerato l'importanza e la fondamentalità di questi concetti nella vita delle aziende. Quindi se fino a qualche anno o mese fa erano quasi dei plusvalori per aziende di eccellenza che si proiettavano veramente su mercati magari anche internazionali o su tecnologie particolari, adesso sono diventati così improvvisamente dei temi imprescindibili. Quindi un messaggio che io lancio anche, mi dicevi prima Pierpaolo che ci sono tanti studenti collegati, ormai la progettazione dei prodotti non può prescindere dalla loro fine vita e quindi la circolarità dell'economia si basa sulla circolarità dei prodotti. Quindi quando un prodotto viene progettato, viene pensato, bisogna già pensare che cosa ne sarà di lui, che cosa diventerà, come si trasformerà. Qualcuno tanti anni fa diceva nulla si crea e nulla si distrugge, ma aveva ragione e questo dobbiamo profondamente capirlo fin dai banchi della scuola. Sostenibilità è diventato ormai un concetto su cui anche la comunità europea sta investendo, perché il Recovery Fund comunque stanzierà delle risorse a chi ha delle produzioni sostenibili, a chi si preoccuperà di tutta la tematica anche della transizione ambientale, oltre che di quella digitale. E quindi anche in questo caso tutto ciò che riguarda la sostenibilità deve essere un tema importante che permea le imprese. Perché la Confindustria si occupa di queste cose? Perché nel nostro ruolo c'è quello di dare delle opportunità alle aziende, non di dire lavorate come avete fatto ieri e l'altro ieri come facevano i nostri nonni. Dobbiamo cercare di lavorare per i nostri figli e per i nostri nipoti, quindi mettere delle basi solide. Oltretutto tutto ciò aiuta noi stessi, aiuta il mondo delle imprese, perché nel momento in cui le aziende investono, comprano dei macchinari nuovi, si mettono su tecnologie nuove e innovative, fanno lavorare altre aziende, altre fabbriche, altre società. E questo per fortuna anche dal punto di vista normativo è stato compreso, tutti i contributi che ci sono adesso per l'industria 4.0, che cosa fanno? Agevolano le aziende che investono con un aiuto indubbiamente importante, ma a loro volta fanno lavorare delle altre aziende. E quindi questo è sicuramente un bel circolo virtuoso che spero che diventi un pochino più strutturale, no? Adesso la visibilità che abbiamo di questi provvedimenti è limitata al tempo normativo che a questi provvedimenti è stato dato, ma nel ruolo delle associazioni datoriali imprenditoriali c'è quello di combattere perché questi aiuti diventino un po' più strutturali. Io sono sicuramente di parte, però sono convinta che l'impresa trascina l'economia. L'impresa vuol dire posti di lavoro, vuol dire stipendi, vuol dire famiglie che possono spendere e possono spendere un reddito vero, non un reddito di cittadinanza. Questo non mi vergogno a dirlo, ma purtroppo ci sono dei meccanismi a volte distorsivi della realtà. Mi è capitato recentemente di fare dei colloqui di lavoro e dei giovani, e lo dico ai giovani, no? Mi dicono ma io però adesso ho il reddito di cittadinanza. Guai a ragionare in questo modo. Chi ragiona in questo modo è fuori del mondo, non può ragionare in questo modo chi vuole fare qualcosa per il futuro suo, per il futuro proprio. Quindi credo che lavorare in questo momento cercando di cambiare le regole di lavoro, cambiare, aiutare le nostre aziende a investire, a scoprire nuovi mercati, sia il bene delle aziende e il bene dei cittadini tutti insieme. Quindi rispondendo alla tua domanda, Pierpaolo, quello che facciamo adesso per le nostre aziende è proprio cercare di proiettarle su un altro contesto storico, su una quinta rivoluzione industriale che comunque sicuramente lascerà il segno. Grazie. E poi, come dicevi, modelli circolari di imprese. Assolutamente, assolutamente. Grazie mille. Roberto, una domanda a te invece. Dalla fabbrica della lettera 22 alla Digital Farm del gruppo Team, e siamo a Ivrea. Qual è il ruolo di Ivrea nel futuro di Olivetti? Fra Human Centricity e DNA Olivetti, o qualcuno lo chiama DNO? Il ruolo di Ivrea è stato ed è e sarà un ruolo centrale, perché già oggi
ad Ivrea è presente il nostro lab, il nostro Digital Lab, quindi tutto quello che Olivetti in questo percorso che si è avviato già alla fine dello scorso anno e che continua e continuerà appunto quest'anno in maniera intensa e che vede Olivetti passare da azienda del gruppo team con un focus orientato a un ambito che è quello che fino ad oggi ha avuto Olivetti, al ruolo di digital farm, e quindi di fabbrica digitale dei prodotti e delle soluzioni del gruppo team legato al mondo dell'Internet of Things, dell'IoT, ossia della fabbrica, e qui riprendo alcuni concetti espressi da Patrizia prima, che evolve per diventare in questo senso una fabbrica che approfitta della evoluzione digitale e che migliora in tutti i suoi aspetti attraverso quello che oggi la leva tecnologica, la leva digitale mette a disposizione, su questo Olivetti ha, come dicevo in apertura, un ruolo fondamentale all'interno del gruppo, lo ha Ivrea perché è l'area in cui tutto ciò che andremo a progettare e che stiamo già progettando come prodotti e servizi nel mondo IoT trova origine nei suoi laboratori e lo è a maggior ragione perché proprio su Ivrea abbiamo avuto il piacere, perché è veramente un piacere, di accogliere i 12 ragazzi che si sono uniti a noi a partire dalla fine del scorso gennaio, proprio con una attività che è stata costruita e curata insieme al Politecnico di Torino, e quindi ringrazio anch'io il rettore per la testimonianza che ci ha dato in precedenza, e con Confindustria Canavese, proprio con Patrizia, che anche su questo ha dato tanto impegno affinché si portasse a conclusione. E dicevo appunto 12 ragazzi sono con noi dalla fine dello scorso gennaio per il master di alta innovazione, proprio centrando sul tema del design applicato all'interno dell'azienda un nuovo modo di intendere anche per l'azienda, e per un'azienda che come Olivetti sta facendo dell'evoluzione digitale, dell'innovazione digitale, proprio il suo focus primario, un modo di lavorare all'interno dell'azienda che è piuttosto diverso da quello di tante altre aziende che invece non lo portano all'interno. Diceva bene prima chi mi ha preceduto, un design che viene applicato non soltanto appunto al concetto del disegno esterno del prodotto, dell'oggetto, ma che ne cura l'intero ciclo di vita, tenendo conto di come un'azienda possa essere sostenibile e come questo possa avere un impatto, e anche nuovamente ritorniamo al concetto di comunità vicino all'azienda, proprio per essere riusciti a creare qualcosa che alla fine del suo ciclo di vita si trasforma nuovamente, ridiventando oggetto, prodotto o servizio che mette nuovamente del valore a disposizione della comunità. Grazie. Sì, Pier, grazie. fai tu. Grazie Alberto. Intanto sto guardando i partecipanti, siamo 91, quindi intanto c'è la possibilità anche di scrivere, cioè di fare domande. Questa potete poi accendere ovviamente il microfono oppure scrivere nella chat la domanda, io la leggerò. Io vorrei fare ancora una domanda, magari una riflessione più che altro, a partire da quello che ha detto appunto il rettore, cioè, ha detto una serie di cose a mio avviso molto giuste. Cioè, intanto mi sono segnato l'azienda motore di crescita per la società, che è una roba piuttosto importante. Ecco, oggi è normalmente l'università che fa questa cosa qui, invece la Olivetti in particolare, come in un periodo storico ben preciso, era proprio il motore del territorio. Ecco, quindi si era creata anche una nuova alleanza tra fabbrica e territorio. Poi l'altro concetto, forse il rettore ha ripetuto più volte, è il concetto dello sviluppo sostenibile, su cui soffermata molto anche Patrizia,
prima c'è il tema della transizione ecologica, che sono però già temi che aveva anticipato la stessa Olivetti. Non dico Adriano Olivetti, però ad esempio Aurelio Peccei, quando è amministratore delegato dal 64 al 67, insomma fa una serie di operazioni anche collegate ai temi ambientali che lo porteranno poi a fondare il Club di Roma proprio nel 1968. E poi ho trovato anche molto bello quando il rettore dice il piano strategico disegnato sulla visione di Olivetti, insomma, è una roba importante. Ecco, chiedo soltanto una riflessione, ripeto, su questi 2 o 3 punti, cioè l'azienda come motore di crescita per la società e il tema dello sviluppo sostenibile, che è un tema che comunque abbiamo già analizzato. Ecco, una battuta soltanto, non so, magari dal sindaco, possiamo iniziare dal sindaco, oppure da chi volete, insomma. Volentieri, grazie. Ma allora, l'azienda motore di crescita, mi viene da dire innanzitutto perché crea lavoro ed innova, ma questo forse è banale. Ma un dato di fatto che il rapporto tra impresa e territorio e sviluppo del territorio ha subito negli ultimi anni un notevolissimo mutamento, grazie proprio alla centralità che il territorio ha iniziato a detenere all'interno del dibattito economico. Da soggetto passivo ed indifferenziato, il territorio man mano è diventato attore dello sviluppo e un nuovo stakeholder addirittura di alcune imprese. Quindi l'impresa dal canto suo non può concepirsi come un apparato chiuso su se stesso, diciamo ermetico, rispetto alle aspettative, agli interessi e ai bisogni del territorio stesso, ma anzi deve diventare reciprocamente, devono diventare entrambi uditori l'uno dell'altro, attenti alle reali esigenze di ciò che le circonda e che promuove lo sviluppo. Questo per quanto riguarda la prima osservazione, la prima domanda. La sostenibilità è qualcosa che oggi è assolutamente imprescindibile e fondamentale, come ben sappiamo, anche se il percorso ai noi è ancora molto lungo, abbiamo molta strada da fare, parliamo di sostenibilità ambientale ovviamente, ma anche sociale ed economica. Ed ecco che qui forse alla luce del periodo che purtroppo stiamo tutti vivendo, i parametri stanno nuovamente cambiando e forse con una velocità estrema e che ancora ben non sappiamo dove andiamo a parare. Però sono questi i 3 macro pilastri: sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che devono però mixarsi in quel giusto equilibrio che sia finalizzato quindi allo sviluppo sostenibile nel senso stretto del termine. La politica dovrebbe guidare, e quindi anche a livello locale diventa un compito anche un pochettino nostro, agevolare, dare spazio alla creatività, all'innovazione e alla possibilità quindi di inventare questi nuovi modi di sostenibilità che tengano conto tutti e 3 di questi aspetti. Quindi in sintesi e in conclusione, anche noi come amministratori nel nostro piccolo dobbiamo cercare sempre di più di venire incontro alle aziende e soprattutto a voi giovani che ci state ascoltando, che state seguendo questo webinar e per il quale dobbiamo essere sempre più aperti verso di voi, se vogliamo crescere come sicuramente faremo. Grazie Stefano. Patrizia. Se posso, sì, Paolo, aggiungo ancora una battuta. Sono felice lo considero un annuncio quello che ha dato il rettore Saracco, quindi della possibilità anche di avere su Ivrea una parte del Politecnico, sarebbe un'opportunità fantastica. Io me la immagino già, una bella laurea di ingegneria gestionale con focus sulla transizione digitale, sarebbe veramente il corso di laurea adatto ai tempi e soprattutto adatto ai luoghi. E questo lo dico perché nelle nostre aziende riscontro la necessità di competenze in questo campo. La generazione media di imprenditori, quindi gente che ha più o meno la mia età, nella migliore delle ipotesi è un buon utilizzatore digitale, un buon utilizzatore della tecnologia, raramente anche un progettista, un pensatore, qualcuno che sa vedere come un processo tradizionale può essere trasformato
in modo digitale e può diventare pertanto quindi circolare e sostenibile. Ovviamente ci sono magari delle risorse giovani che lavorano su questi temi, ma non hanno magari una competenza troppo tecnica e poco gestionale. Quindi l'ingegnere gestionale digitale è un sogno per le aziende. No? Non immaginate quanti colleghi imprenditori chiedono, si informano se ci sono delle risorse già formate in questo senso, e purtroppo nelle aziende non le troviamo. Quindi sicuramente il fatto di poter avere qualcuno che si occupa, che ha delle competenze in questo campo, sarebbe un ottimo valore aggiunto, proprio perché, come lo dicevo già prima, e l'ha detto Guido, l'azienda, motore di sviluppo della società, agisce anche in questo modo. Il miglior modo per fare del bene alla comunità è trovare delle persone, dei collaboratori che abbiano delle competenze e dare a questi la possibilità di ingrandirle, di fare delle esperienze che poi possono spendersi ovunque nella loro carriera lavorativa. Grazie. Roberto, a questo punto. Beh, sono molto d'accordo con quello che ha detto sia Stefano sia Patrizia. Ciò che l'azienda ha come dovere, l'industria ha come dovere, l'azienda ha come dovere, è quello di far crescere alla fine una cultura del lavoro, una cultura del poter dare a chi ha la volontà di prenderla e di farla crescere quegli strumenti, non necessariamente strumenti materiali, anche quelli immateriali, per diventare poi motore di un'accelerazione complessiva che riguardi tutte le aree della società, tutte le aree della comunità in cui l'azienda ricade. Il passo che ho citato prima, e cioè l'ingresso in Olivetti di questi 12 ragazzi, è un segno che va esattamente in questo senso, non soltanto per quello che rappresenta per i 12 ragazzi, che proprio per la loro generazione non tutti avevano una coscienza di cosa Olivetti fosse, chiaramente, molto più chiara invece a chi ha qualche anno in più di esperienza sulle spalle. Ma entrati all'interno dell'azienda, la cosa che mi ha fatto molto piacere è stato questo: mi hanno immediatamente percepito quale fosse il valore e ognuno di loro sta portando quello che poi è il contributo, l'esperienza di una prospettiva differente, e cioè nonostante la loro giovane età, nonostante le esperienze molto diverse, perché poi sì, sono del Politecnico, ma vengono da differenti parti del paese, quindi portano dietro comunque una cultura differente. Grazie a Dio in questo la diversità è un grandissimo valore. Sono riuscite a percepire quanto fosse diverso, e quindi in termini positivi, entrare all'interno di un'azienda come Olivetti percependo immediatamente un senso di attaccamento alla comunità e un senso di dovere morale, di responsabilità nella crescita complessiva. E questo mi ha lasciato veramente molto molto positivamente impressionato, perché sono chiaramente delle cose che non ti aspetti da ragazzi così giovani che, come dicevo prima, non tutti avevano idea di cosa potesse essere Olivetti e quale potesse essere la ricaduta di questo. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, anche per rispettare quell'oretta che ci eravamo dati per i tempi di tutti. Allora, in questa sono usciti tantissimi concetti. Anch'io ho preso tanti appunti perché veramente sono spunti utili per tutte le attività che andremo a fare e a costruire insieme.
Facciamo un ultimo giro con una domanda finale, anche se tante delle cose sono uscite. Allora, la nostra sintesi come Olivetti di oggi l'abbiamo definita così: design meets technology, è quello che ho detto all'inizio dopo il primo intervento di Roberto. Allora, design meets technology per Confindustria Canavese, per il Comune di Ivrea e per Olivetti, che cosa significano? Con questa proiezione verso il futuro che è coerente con la domanda che ha fatto Pierpaolo a te prima, Patrizia, e a quello che ha detto anche Guido Saracco sul nuovo piano, no, del Politecnico del futuro. Possiamo cominciare da te, Patrizia, se vuoi. Benissimo, certo. Io mi ritrovo nel concetto della bellezza del prodotto, è una cosa che ritorna molto. Olivetti produceva dei prodotti belli, evocativi di concetti che poi sono ritornati in auge anche negli ultimi anni, per non citare Apple, Tesla, diciamo compagnie d'avanguardia che fanno anche della bellezza del prodotto un tratto distintivo. Ormai chi compra tecnologia non la compra più solo perché è utile, solo perché serve, ma soprattutto perché è bella, è diventata quasi un po' una moda associata a diversi prodotti. E questo sicuramente il Politecnico, la facoltà di architettura lo sanno, perché i vostri studenti credo che abbiano come must il fatto di studiare e creare prodotti funzionali e belli, perché è pur vero, sempre per citare qualcuno, che la bellezza salverà il mondo. Quindi il design deve per forza incontrare la tecnologia, è proprio un requisito fondamentale. Olivetti aveva applicato questo concetto non soltanto alla tecnologia nel settore dell'informatica, ma anche al design di mobili, di arredi. Io ho ancora un paio di uffici in azienda arredati con delle bellissime scrivanie progettati dai designer degli Olivetti degli anni 60, e devo dire veramente guai a chi me ne tocca, perché sono ancora dopo tanti anni di una bellezza singolare, pur nella loro semplicità. Ecco, quindi sicuramente per chi disegna dei prodotti deve pensare che le cose semplici sono le cose belle, perché le cose semplici sono quelle che funzionano, sono quelle che piacciono a tutti gli utenti, anche a quelli che non hanno delle expertise altissime, quindi che devono per forza capirli in qualche modo. Quindi penso che quello che vedo che Olivetti sta facendo alla guida di Roberto, puntare alla fabbrica del prodotto digitale, quindi proprio alla congiunzione estrema tra il design e la tecnologia, è sicuramente un modo nuovo di affrontare una produzione. Mi piace, penso che sia un concetto bello, un concetto che può guidare tante produzioni industriali. Io devo dirvi che, come vi dicevo prima, ci sono aziende che, lavorando per l'Olivetti dagli anni 80 adesso, sono riuscite a differenziarsi e entrare in altri campi. Ci sono aziende anche che invece sono nate sul nostro territorio da manager o collaboratori di Olivetti, che sono usciti dall'azienda a un certo punto e hanno messo su delle loro realtà proprie. E devo dire, anche queste sono aziende che noi vediamo lavorano benissimo, alcune esportano addirittura il 90% della loro produzione, perché sicuramente hanno nella testa i concetti che hanno imparato collaborando con la fabbrica Olivetti. Mi permetto ancora di fare una battuta, Gaetano, perché so che è la mia ultima possibilità ed è proprio relativa a questo discorso di cui si sta parlando molto in questi giorni, del probabile investimento a Scarmanio di una gigafactory delle batterie. Noi vediamo con grande fiducia questo investimento, e al di là di tutto quello che si può dire e che si dirà di questi investimenti, io sono convinta che una delle ragioni per cui è stato fatto sul nostro territorio è sicuramente la presenza di un territorio, di un tessuto industriale umano in grado di accogliere, perché noi ce l'abbiamo già avuta la grande impresa sul territorio, sappiamo quanto è importante, quanto può dare e quanto noi possiamo dare a questa. Quindi
penso che sia come nella circolarità, che è un tema che ha un po' caratterizzato il nostro talk, un anello della catena molto importante che ci aiuta a chiuderla. Grazie a tutti. Grazie. Allora, visto che nella circolarità hai citato il territorio come ultimo punto, chiedo a Stefano un tuo commento finale su questo che ci siamo appena detti. Stefano, sei in mute. Io credo che non possa esistere, scusate, un buon design senza l'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica in realtà data il prodotto che viene realizzato. Per cui Patrizia ci ha ricordato oggetti meravigliosi, design degli anni 60, benissimo, realizzati con le innovazioni tecnologiche che c'erano all'epoca. Ed ecco che viene messa come un'etichetta temporale. Quindi fondamentale queste due cose insieme. Il buon design in realtà è un mix di innovazione tecnologica, sociale ed espressiva. E quello olivettiano in particolare è stato proprio l'esempio illustre, perché è portatore di questi tre valori. Come prima mi sono permesso di dire che non è un caso, e poi farò anche un passaggio su questa eventuale arrivo di questa Gigafactory, che questo signore abbia voluto capire che cos'è lo spirito olivettiano e cos'è il nostro territorio. Bene, non per nulla il design è un aspetto così distintivo di Olivetti che è stato riportato nella dichiarazione di eccezionale valore universale rilasciata dal centro del patrimonio mondiale UNESCO. Anche di questo ci sarà un motivo. Colgo e approvo appieno l'appello di Patrizia, che ringrazio, perché se questo progetto di Gigafactory andasse veramente in porto, noi dobbiamo fare di tutto per essere al loro fianco, perché è una grandissima opportunità per il nostro territorio, ma per il nostro paese intero. Di questo ne sono fermamente convinto. Sicuramente vanno fatte tutte le valutazioni del caso, ma credo che ci siano tutte le possibilità, le potenzialità, e dobbiamo veramente fare in modo, come istituzioni, come imprenditori, come tutte le parti sociali, per lavorare tutti insieme in questa direzione, perché è un'opportunità veramente enorme che può permettere uno sviluppo a tutti quanti. Grazie ancora per l'invito e complimenti davvero per aver organizzato questa serie di incontri alla quale cercheremo sempre di partecipare. Grazie ancora, un saluto a tutti. Grazie Stefano. Roberto, lascio a te un ultimo commento finale. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi e devo dire che un po' la sintesi che potrei fare adesso è ciò che distingue il senso di accoglienza con la maiuscola da quello che significa invece respingere. Accogliere, respingere è qualcosa che vale per il disegno di un prodotto. Prodotti che accolgono, che fanno sentire questo senso di accoglienza da parte dell'utilizzatore, prodotti che invece respingono, danno il senso di respingere chi vuole utilizzarli. La stessa cosa si applica alle aziende che danno il senso di accogliere chi lavora con loro, e quando dico lavora non intendo ovviamente esclusivamente i lavoratori che sono all'interno dell'azienda, ma in generale tutti quelli che sono i stakeholder di un'azienda, e aziende che invece respingono, così come il territorio che accoglie, territorio che respinge. Quando ho letto per la prima volta del possibile arrivo della Gigafactory sul territorio di Scarmagno, e conoscendo, avendo studiato quello che è stato Scarmagno per Olivetti, ho pensato, la prima cosa che ho pensato è che una
fabbrica di questo genere, così innovativa, stiamo parlando di soluzioni che sono veramente al confine della tecnologia, non poteva che nascere lì. Non poteva che nascere lì perché lì aveva visto il massimo splendore Olivetti, e quello che era disponibile all'epoca, come diceva Patrizia prima e come ha sottolineato anche Stefano, c'è ancora. Quindi il tessuto industriale, il capitale umano, le risorse necessarie per far sì che questo progetto, e avendo un'esperienza fra l'altro personale di varie decine di anni nell'ambito dell'energy, e in particolare dell'energia rinnovabile, oltre che dell'oil and gas, sono assolutamente convinto che sarà uno dei principali progetti che daranno vita a innumerevoli cose positive sul territorio. Olivetti può entrare assolutamente a far parte di un progetto di questo tipo. Sarò molto attento nei prossimi giorni a quello che sarà dichiarato appunto dall'imprenditore che ha deciso di porre le basi della sua azienda di Italvolt a Scarmagno, proprio perché ritengo che sia un elemento fondamentale e che Olivetti, proprio in quanto Olivetti, possa avere un ruolo rilevante in quello che potrà essere fatto. Grazie. Intanto grazie a tutti, grazie dell'invito e dell'opportunità. Grazie a tutti, sono le 19:40. Guardo Gaetano, però forse Gaetano dobbiamo chiudere. Sì, se vuoi possiamo raccontare chi ci sarà e cosa racconteremo nella prossima tappa. Assolutamente sì. Un secondo che condivido lo schermo, così vediamo. Ecco, la vedete la slide, riguarda il prossimo appuntamento, 11 marzo, sempre alle 18:30. Vi manderemo naturalmente il link, sarà sempre sulla piattaforma Zoom, e parleremo, come dicevamo, di della macchina per scrivere, lettera 22. Ci saranno, oltre a Gaetano sottoscritto, anche Carlo Torchio, restauratore e collezionista di macchine per scrivere, Emanuele Cappelli, designer, e Matteo Taglienti dell'Istituto Polgrafico e Zecca dello Stato. Quindi non anticipiamo nulla, perché chiaramente cercheremo di prendere la macchina e di smontarla, quindi in particolare grazie a Carlo, e cercheremo di capire anche appunto non soltanto il design della macchina, non soltanto la parte legata più all'ingegneria, ma anche tutto quello che riguarderà il carattere tipografico. Grazie a tutti ancora. Interrompo la condivisione. Ecco. Niente, grazie a tutti ancora e ci vediamo tra 2 settimane, mi sembra. Gaetano, ti lascio. Corretto, grazie anche da parte mia, grazie a tutti. Prima ho citato chi ha collaborato con noi, ringrazio anche ovviamente tutti, a partire dal Comune di Ivrea, tutti quelli che ci hanno dato il patrocinio a questa iniziativa. Ieri abbiamo fatto uscire il comunicato stampa e li abbiamo elencati tutti, e con loro stiamo facendo questo racconto fondamentalmente sui social ogni giorno. Tutto il materiale, qualcuno nella chat ha chiesto se ci saranno delle registrazioni. Ovviamente sì, poi sarà visibile, e anche questo lo rilanceremo, magari non soltanto l'integrale di un'ora, ma anche dei momenti significativi con le dichiarazioni di qualcuno, e questo sarà tappa per tappa per arrivare poi anche qui a una sorpresa digitale alla fine. Quindi grazie a tutti ancora e alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao Roberto, ciao Stefano, ciao Gaetano. Ciao Luigi, non ti vedo, ma ci sei. Ciao. Ciao Paolo, ciao a tutti. Ciao.